Ciao a tutti e benvenuti al Pur Parler Stories, il mio talk show. Questa puntata sarà differente perché la sto realizzando in una videochiamata con uno scrittore, in compagnia di questo scrittore che si chiama Mark Elliott, direttamente dall'America, e sono in compagnia di colei che mi fa da traduttore, che è Eleonora Pieroni. Ciao, ben trovati. Ciao Giacomo, ciao a tutti. Allora, ciao da New York, da me e da Mark. Grazie. Allora, iniziamo la puntata sapendo i dati generali dell'ospite, ossia luogo, data di nascita, segno zodiacale. Prego, traduttore. Okay, so Mark, information about the place and date of birth. I was born in New York City in April 18th, 1956. Oh, and what is your zodiacal sign? Your horoscope. Aries. I am Aries. Oh, great. Yes. Allora, you was born in 56. So, è nato nel 1956, è del segno dell'Ariete ed è nato a New York. ok. So, Mark è un famoso, Giacomo, come ben sai, è un famoso scrittore di Sì, ho biografie. letto molte cose. Hai visto quante biografie? Sì, sì. E parla anche italiano. Tu considera che da quando siamo amici con Mark, che ci siamo conosciuti al Friars Club, perché io e il mio compagno siamo un mailing dove ne fanno parte scrittori, gente del cinema, produttori, attori, cantanti. Pensa che Frank Sinatra era appunto membro del Friars Club e quindi anche Mark. Ci siamo conosciuti lì e da quando siamo diventati amici abbiamo la casa piena di libri, piena di sue biografie. Tutte, Donna Summer, l'ultimo libro, Jack Nicholson e tanti. E ne parleremo. Quando nasce per lei la passione per la scrittura? So, when did you discover your passion to write? I always had a desire to write, but when I was a child actor, and so I was around creative people right from an early age. To translate? Yeah. Che aveva la passione di scrivere da quando era ragazzo e da quando era attore, no? And I began to think somewhere along the line that I could write better material than what I was being given. So I didn't think the quality of work that I was exposed to was good. I always thought I could do it better. And so gradually, after school, I went from performing to writing, and I like writing much better. It's I'm in more control of the material. Great, so dice che lui da quando aveva ragione aveva questa passione, quindi ha scoperto di avere che poteva sempre scrivere di più, aumentando il suo materiale, sempre diciamo la sostanza dei suoi scritti, no? And then he was passionate also when he was actor, right? Yes. Because you read a play, That's right. Lui era appassionato appunto di scrittura da quando era attore, perché Mark è stato un attore da ragazzo, e quando nel leggere i play di teatro, quindi i copioni, e studiando teatro è cresciuta sempre di più la passione per la scrittura. Quali sono per lei dei particolari personaggi che le hanno dato un input? Which are the characters that give to you the input to write? I mean, inspiration. Well, I remember as a boy seeing Marlon Brando on screen, and I thought,
and I'd like to write for him. I'd like to write for him. In literature, because I'm from New York, I read a lot of New York writers growing up. Henry Miller, who was my favorite. I just thought that's somebody, if I could write like that, it would be a big success personally. And I also like, and still like, Herman Melville. Also a New Yorker. And I liked when, I liked Moby Dick. I thought Moby Dick was just the best thing I ever read. The language flowed like the oceans that they're on. And while as a kid, I didn't quite understand the relationship between the whale and Captain Queeg, I instinctively understood that there was some kind of contest, some kind of battle, and as a kid, I couldn't stop turning the pages. Well, as I got older and reread it after college, I understood on a deeper level and what you could do with writing, and that meant to me that you could write and say things with words that could create levels of meaning from a single sentence. So that was the excitement. Those are the people I really loved, and they were very inspiring to me, very inspirational. So, dice che è stato ispirato da moltissimi scrittori. Sin da bambino lui era appassionato da Moby Dick. Rado, sorry, we need a silence. È stato appassionato da Moby Dick e ad altri scrittori, poi durante i suoi studi di recitazione e durante i suoi scritti. What are the other authors? Annie Miller and Marlon Brando. Marlon Brando, esatto, anche da Marlon Brando come attore, right? Right. Like actor. And during I wanted to write the way he sounded in the movie, esatto. That voice. E lui voleva scrivere come il suono della sua voce, come lui recitava, voleva metterlo per iscritto, quindi comunicare le emozioni che percepiva dal personaggio, dall'attore e metterlo sulla carta. Because when you're a kid, a boy, and you go to the movies, you think that Marlon Brando wrote whatever he said, that everything that you see happening just at that moment. So when I found out that there was a writer behind all that, actually Bud Schulberg, I thought, wow, Bud Schulberg is putting those words in Marlon Brando's mouth. That's what I want to do. I want to put words in Marlon Brando's mouth. Ok. vuole dare discorso, vuole dare scritto anche alle cose, alla voce, alla bocca di Marlon Brando, no? Anche nelle risposte, anche nei momenti, nelle conversazioni con un altro attore. Qual è il luogo più affascinante, secondo lei, per la scrittura? So what is the best place to you to write? Do you prefer the sea or countryside? I can write anywhere. I could write on the New York subway if I have to, but my first choice, I like to write up in the country, where I live sometimes, and there are no distractions, just nature. So to me, writing is very natural. So if you're surrounded by nature, I think it helps you work. It helps you think more clearly. Right. So, dice che lui ama scrivere, è un istinto naturale che ha, potrebbe scrivere anche nella metro, nella subway, nonostante ci sono noia, suoni, però in qualsiasi posto può scrivere. But voglio chiedere a lui se preferisce luoghi di mare o di campagna, o for example, I remember Hemingway. I was in the house of Hemingway. It was beautiful in the sea, the Key West. Key West. Yeah. Do you prefer? You have any
preference for the place? The most important place is my head. If my head is thinking and creating, then I could be anywhere. So my head is the most important place where I live. Ok, io siccome sono stata a Miami, nelle isole di Key West, sono stata affascinata da Hemingway, che ha questa bellissima casa piena di gatti con un bel giardino, ed era il luogo dove lui si rifugiava per scrivere. Allora, ho chiesto a Mark se preferisce la campagna o il mare, e dice che il suo miglior luogo dove poter scrivere è la mente. Dice, quando hai già tutto in testa, qualsiasi luogo può andare bene. Una cosa, le piace più scrivere biografie su personaggi della musica o personaggi di Hollywood? Right. So do you prefer write biographies about a person from music world or about Hollywood's people? I like to write about popular culture, and sometimes that's music and sometimes that's film. I studied film at Columbia University, so I studied the theory and the history of film criticism. But I also, because I was a rock and roll baby, so to speak, music has always been very important to me. So it depends upon as much who it is as what they do. Sometimes they cross, sometimes musicians are actors, sometimes actors are musicians. So it's really the person who I feel something for, music or film, and that makes me want to write. Great. Dice, lui è stato sempre appassionato di cinema perché a Columbia University ha studiato cinema, e non è importante se è un musicista o un attore sul quale scrivere biografie, ma la persona vale molto di più quanto sente quel personaggio. Cioè, se ha una forte attrazione verso un cantante, allora è più stimolato a scrivere del cantante, altrimenti dell'attore del cinema. Quali progetti ha per il futuro? So what is your project for the future? Well, ultimately I'm going to write about my own life. I'm going to do a memoir. That's beautiful. Because my life has been so interesting and crazy. So I've been working on that. Meanwhile, I'm writing a mystery right now that will be made into a film later. And several projects, but the one I'm most passionate about is a story of my own life. Beautiful. I remember that you have a friend that is cooking spaghetti. He's next. In the terrace. An Italian friend chef cooking spaghetti and tomato. And it's the song that we sing in the terrace. So, no, because abbiamo un segreto io e lui, che quando viene a casa mia cuciniamo gli spaghetti, le meatballs sul terrazzo e cantiamo la canzone tomato. Remember, bravissimo a cantare. posso dire una cosa in inglese? Certo. Remember that you are my guest if you come in Italy. Of course. You see, I invited him a lot of times, Giacomo, to my place in Umbria. I say, come, I have a beautiful place on the Green Garden Villa and with the pool. You have to come. I want to come. We cook in the pool, piscina with Giacomo, and beautiful place. Maybe comes. Maybe, I don't know. Let's see. Cosa pensa degli ebook? Oh, però rispondiamo alla domanda, no? Chiedo scusa. Ok, diceva che i suoi progetti, about your project, future project, scrivere la memoir della sua vita, quindi un'autobiografia. E allora ho fatto la battuta che si deve ricordare che ha questa amica italiana con cui cuciniamo spesso, e sicuramente, molto probabilmente ci verrà a trovare in Italia, a Foligno. First you have to live your life, then write about it. Right. You can't write about your life before you live it. So everything that has happened in my life, I'm now ready to look back.
So look forward and look back at the same time. Beautiful, that's right. That's right. Si dice che bisogna prima vivere e poi scrivere, perché per poter scrivere abbiamo bisogno di materiale, di sostanza della nostra vita. Cosa pensa degli ebook? Internet. Oh, right. What do you think about the e-book? The e-book is not in paper, but e-books, yes. Yeah. The way I look at it is every stream, every different venue brings you new audience. Some people who don't read books read ebooks. Some people who don't read ebooks listen to book on audio. So you just expand the market. So I'm fine with ebooks. It's today's world. You go with what's in today's world. Che il mondo sta cambiando, è cambiato molto il market, no? il mercato dei libri, e sebbene lui preferisce quelli cartacei, però anche gli ebook ti permettono di ascoltare e utilizzare quindi sia l'audio sia la lettura con i video, con iPad o computer. La lettura è calata o diminuita per via di internet? So, do you think that in the present time people read less because internet? I don't think they read less. I mean, people used to say that about television. Well, television, people watch television and they don't read. Or people, when movies came, movies, no more reading. Books are always there. You learn how to read as a child in school. And when you make that habit, whether it's newspapers every day or your diary, you read. And I think what's most important is how good the material is. As long as there are good books, people will read them. They'll find them and they read them. Dice che comunque se si trova ancora un buon libro le persone continuano a leggere, anche se sono bombardate da tante altre informazioni, ad esempio la televisione, i video, le informazioni, le news. È cambiato moltissimo la reazione dell'essere umano nei confronti del libro. Per uno scrittore... Se vuoi aggiungere qualcosa, Giacomo, visto dall'altra parte. Rimango... Io oggi sono la tua traduttrice, ma parli benissimo inglese anche te. Yeah, I speak English, yeah, I can, but I ask you in Italian. Per uno scrittore è un grande successo veder diventare il proprio libro un film. Well, how do you feel when your book became a movie? I feel good about it. It's a different medium. A film is Is it successful? It's meaning it's a great satisfaction, right? Yeah, it makes you feel like you didn't waste your whole life trying to communicate with people. And it's a good feeling, and it's a good way of measuring your self-worth. Dice è sicuramente un grande soddisfazione veder realizzato un proprio libro diventando un film. Significa che non hai perso tempo nella tua vita, che hai fatto qualcosa di buono. Le domando, ha intervistato Donna Summer, che ricorda di lei? Well, you had an interview with Donna Summer, right? So what do you remember about her? I worked for a year with Donna Summer. For a year? You wrote? A year. I liked her. She was interesting, sometimes difficult to work with. Like all artists, she had a certain intensity. And when you try to share that with a writer, sometimes it can be difficult.
But she knew it. She knew she was difficult, and I have a lot of patience with difficult people because I'm difficult. So I understand how hard it was for her. But in the end, it was a good collaboration, and I learned a lot about her and about writing. And I think she learned something about herself by talking to me. Right. Dice che ha scritto per un anno intero della vita di Donna Summer, e intervistato è stato un grande lavoro di pazienza, anche perché dice già che anche lui ha una bella personalità. Intervistare un personaggio come lei che ha grande carisma che è stata it's very intense, è molto intensa come persona, è stato un grande lavoro, e lei ha imparato da quella intervista, raccontandosi, ha imparato moltissimo, ha scoperto moltissimo di se stessa. Qual è la cosa invece più interessante, parlando di personaggi, di Jack Nicholson? You also wrote about a book about Jack Nicholson. What is the best thing about him? Well, the best thing about him is his talent. He's an extraordinary actor, screen personality, but he had a very difficult childhood, and he overcame that to be able to make movies. But the thing I loved about Jack Nicholson as an actor, and even being in the same room, he was like a bomb that had a fuse, and you never knew when that fuse would go off and that bomb would explode. He had that kind of intensity. Yeah, and I found that fascinating. He's a thinking person. It's like it's not quite. It's not thinking. It's just his personality. He's like a very big animal in a very small cage. Wow, the scene in that movie, 5 Easy Pieces, when he can't get the food he wants, and he clears off the table. That's Jack Nicholson, and you always feel at any second he can go from being a nice, easy Jack to wiping out the table. That's a good quality for him. That's a good acting quality he's got. He can go from nothing to everything, no in between. Yeah, this is a great. Great. Yeah. So like it's very unique thing from the talent people, but talent actor. That's right. Dice che la cosa che l'ha colpito moltissimo è sicuramente il suo talento, un grande attore di grande talento, una persona che riesce ad andare dal niente a tanto, a recitare, no? A cambiare personalità, e lo vede come un animale che è un grande animale che sta in una piccola gabbia, quindi una personalità molto molto esplosiva, e anche perché ha avuto un'infanzia molto difficile, Jack Nicholson, quindi questa è la cosa che anche l'ha colpito moltissimo. Dome, can we have a book? Do you have any book from there? Biography, can we show it to the audience? Possiamo avere un libro, perché abbiamo qua nella libreria, abbiamo, anzi, ti facciamo vedere le posso avere un sue libro suo? Posso avere un libro suo per vederlo? Certo. Giacomo asking for if you can have one of your books. Sure. You tell me which one. So Sunday, domenica sarò da lunedì in poi sarò in Italia, quindi passerò anche brevemente in Umbria e ti porterò la copia da Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ecco, this is the book. Questo è il libro. Jimmy Stewart. And, Stewart. This is the Eagles. That's Jimmy Stewart. Okay. That's a wonderful book. His two daughters were really wonderful. It helped me a lot. Dice che le 2 figlie di lui l'hanno aiutato tantissimo a scrivere, perché molti, infatti questa è una cosa che aggiungo perché so di Mark, essendo un grandissimo amico, che parte delle sue biografie vengono, le informazioni vengono raccolte, vengono date da parte dei figli, quindi della famiglia, delle mogli, dei parenti, delle persone, dei personaggi per cui scrive. E a volte ci sono state. Do you have sometimes any problem with the family or the parents? Or sometimes early on I have a problem, but most of the time they know my work and they trust that
I know what I'm doing. Beh, So I try not to Of course. choose subjects I don't like, because you spend a couple of years with that subject in your head. So you want to have somebody sure you that you like. like, of course. Yeah. Dice che sì, può capitare ci sono dei problemi con i familiari del personaggio, però non succede quasi mai perché insomma lui scrive appassionatamente del personaggio, quindi sono le famiglie, anzi sono felici e grate di questa cosa. Ti faccio vedere, Giacomo, vi faccio vedere a tutti quanti voi anche questo altro libro che è To the Limit, Untold Story of the Eagles. Ah, ok. Anche That le was, storie non raccontate degli that was Eagles. a fun book Delle to write. You know, you dip into that rock and roll world after being in the film world. It's like going from a library to an amusement park. I mean, it's just a different world. Si parla si parla dei rock and roll, del periodo del rock and roll, quindi è un pezzo forte, cioè come avere una parte museale nella propria libreria, dice, è un tema molto che piace molto, un tema molto importante. Certo. Allora, Cool, trendy. mi permetto di ricordare il mio canale YouTube che è www.youtube.com/thepurparlé. Attenzione, leggete, read the book of Mark and have a good life. Can I say? Eli? Benissimo, faremo tutto ciò che ci dici. You understand it? Vedremo sicuramente il link di Pourparlers e sono felice di esserti di aiuto. No, grazie a te Leonora, grazie a te che mi hai fatto la È un tramite. piacere per gli amici rari. Buona vita. Peccato che non possiamo farti vedere New York da qui perché siamo nel club, siamo nel DV Club, c'è una bellissima terrazza, però la prossima volta ti faremo una videochiamata anche tra poco se vorrai, una videochiamata da New York. Walking on the Che ore sono da te? Che ore sono? Attualmente sono, vediamo, sono le 16, sono le 4:30. E qui sono le 10:30. Perfetto, siete 6 ore avanti in Italia. Ti ringrazio Ele. Grazie a te. Grazie Un bacio. Mark. Thank you Mark. Thank you, dear. Bye bye.